Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire e valutare le misurazioni che ho ottenuto di questo Douk Audio A5, un piccolo amplificatore in classe D con chip TPA3255 di Texas Instruments, con anche l'implementazione del Post Filter Feedback. Molto interessante l'implementazione in questo piccolo amplificatore di un filtro passa alto regolabile sull'uscita degli altoparlanti. Vedremo poi in seguito durante la recensione per cosa questa funzione ci può essere molto utile. Come al solito, prima di iniziare con l'unboxing ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e se ti possono interessare le recensioni di prodotti audio come diffusori, amplificatori, cuffie, DAC e molto altro. Per te l'iscrizione è gratuita ed è semplicemente un click, per me invece conta molto di più. Ci tengo poi a precisare che il prodotto mi è stato inviato direttamente dall'azienda Douk Audio per testarlo e farne una recensione, ma come al solito vi garantisco che la mia opinione e i miei pareri rimangono imparziali e obiettivi. Una volta aperta la scatola di questo Douk Audio A5 troviamo un manuale di istruzioni scritto in lingua inglese e in lingua cinese che presenta anche le misurazioni effettuate dall'azienda su questo prodotto, il foglietto della garanzia, l'alimentatore che è da 32 volt 5 A, il cavo di connessione per la rete elettrica e infine, protetto da una busta di plastica, troviamo l'amplificatore vero e proprio. Come potete vedere sta letteralmente nel palmo di una mano ed è veramente molto compatto. Il design è interessante e le finiture sono di buona qualità. La parte superiore dell'amplificatore presenta una grande apertura che è coperta da un vetro leggermente oscurato. Troviamo anche un adesivo che ci dice di scollegare l'amplificatore dalla rete elettrica prima di andare a sostituire gli op-amp all'interno, che il riscaldamento del case durante l'utilizzo dell'amplificatore è normale e che non sono presenti all'interno alte tensioni, ma è comunque meglio evitare l'apertura di questa botola in vetro durante l'utilizzo dell'amplificatore. Andiamo ora ad aprire il coperchio in vetro e quindi a rimuovere anche l'adesivo. Purtroppo l'adesivo ha lasciato un po' di colla sulla parte in vetro, ma questa si può semplicemente rimuovere con un po' di alcol e un panno. Il pannello in vetro è semplicemente appoggiato al pannello superiore dell'amplificatore, non ha nessuna vite o nessun incastro e questo ci permette di vedere tutti i componenti presenti sul circuito dell'amplificatore e dal punto di vista del design trovo questa cosa molto interessante. Il pannello frontale dell'amplificatore è molto basico, abbiamo due manopole. Quella di destra è un potenziometro con annesso interruttore, permette infatti l'accensione e la regolazione del volume dell'amplificatore. Quella di sinistra presenta anch'essa un interruttore, infatti quando ci spostiamo dalla posizione 0 sentiamo un click che ci fa capire che è stato inserito il filtro passa alto. Questo filtro viene applicato alle uscite degli altoparlanti ed è regolabile da 30 Hz fino a 200 Hz. Vedremo poi nella parte di misurazioni l'effettiva incidenza di questo filtro sulla risposta in frequenza dell'amplificatore. Il pannello posteriore presenta un solo ingresso stereofonico di linea con connettori RCA, un'uscita AUX su connettore mini jack, questa uscita viene regolata dal volume dell'amplificatore, i connettori per la connessione del diffusore di destra e i connettori per la connessione del diffusore sinistra. Questi connettori sono i soliti che vengono utilizzati anche da IMA e Fosi Audio, non sono un granché a parer mio perché sono molto piccoli, quindi vanno benissimo per collegarci delle banane, ma sono abbastanza scomodi se vogliamo inserirci il cavo spelato. Infine troviamo il connettore per l'alimentatore con indicato un voltaggio supportato da 24 volt a 48 volt. Analizzando le caratteristiche tecniche più interessanti che dichiara Douk Audio per questo amplificatore, notiamo un 300 watt per 2 su 4 ohm come potenza dichiarata, a mio avviso abbastanza abbondante, vedremo poi nella parte di misurazioni quanta potenza reale riesce ad erogare questo amplificatore, una THD più N, quindi distorsione più rumore dello 0.002%, riferiremo anche questa, un rapporto segnale-rumore maggiore o uguale di 114 decibel, una sensibilità d'ingresso di 2 volt, un'uscita massima dell'AUX 3.7 volt, una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz con un range più o meno 0.7 decibel, il voltaggio di funzionamento da 24 a 48 volt, le dimensioni, abbiamo una larghezza di 9,5 cm, una profondità di 9,2 cm e un'altezza di 5 cm. Un prodotto veramente molto compatto. Il peso che è di soli 506 grammi. Questa volta non ho dovuto prendere il cacciavite e andare a smontare questo amplificatore, visto che basta togliere il coperchio in vetro per andare a vedere tutti i componenti che compongono il circuito di questo amplificatore. Notiamo un grande condensatore elettrolitico per la parte di alimentazione da 63 volt 3300 microfarad,
4 piccoli condensatori da 1 microfarad che sono sulle uscite, quindi sono i condensatori di filtro dell'amplificatore, e troviamo poi anche le 4 induttanze di filtro sull'uscita dell'amplificatore. Il chip di amplificazione vero e proprio è in questa parte della board, ma è montato dal lato opposto. A questo chip è avvitato un piccolo blocchetto di alluminio che funge da dissipatore e va a dissipare il calore del chip di amplificazione su tutto il case dell'amplificatore. Troviamo poi 2 amplificatori operazionali, gli NE5532 della Texas Instrument. Questi molto probabilmente hanno il compito di andare a preamplificare il segnale prima di mandarlo al chip di amplificazione. Come potete vedere sono montati su zoccolo, quindi facilmente sostituibili con degli op-amp compatibili. Infine troviamo poi un piccolo switch con 3 levette, che è lo switch che si occupa della parte di retroilluminazione LED dell'interno dell'amplificatore. Sono infatti presenti dei LED RGB, quindi rosso, blu e verde, che possiamo andare a accendere o spegnere separatamente. Con il primo switch andiamo ad accendere o spegnere il colore rosso, con il secondo switch andiamo ad accendere o spegnere il colore verde e con il terzo switch andiamo ad accendere o spegnere il colore blu. Possiamo scegliere di lasciare acceso un solo colore, spegnerli tutti, accenderli tutti oppure fare delle varie combinazioni per ottenere il colore di retroilluminazione che più ci piace. Purtroppo la retroilluminazione non è molto intensa e in video non rende per nulla e quindi non ve la faccio neanche vedere. Vi assicuro però che con le luci spente mentre ascoltiamo la musica crea comunque un effetto molto carino, rende infatti visibile il circuito interno dell'amplificatore. Una volta posizionato sul banco delle misurazioni questo DOC Audio 5 sono andato subito a rilevare la risposta in frequenza dell'amplificatore al variare del carico applicato. Notiamo subito un'ottima risposta alle frequenze molto basse, visto che l'amplificatore è lineare fino a 10 Hz. La dipendenza dal carico, specialmente alle altre frequenze, è buona, e questo grazie all'implementazione del circuito post-filter feedback. È molto buona in particolare su carichi da 4 e 8 ohm. Prendendo come riferimento infatti la frequenza di 20 kHz, che è il limite teorico udibile dell'orecchio umano, abbiamo un'enfasi di circa 0,4 dB su un carico da 8 ohm, un'attenuazione di 0,3 dB sul carico da 4 ohm, quindi abbiamo veramente pochissima differenza e variazione su questi carichi. Abbiamo invece un'attenuazione di circa 2 dB su un carico da 2 ohm. Da ciò ne deriva che il filtro di uscita e il circuito post-filter feedback sono stati ottimizzati per carichi dai 4 ohm in su. Ho valutato poi l'omogeneità fra i due canali con il potenziometro al massimo e come potete vedere dal grafico il risultato è che abbiamo uno scarto fra i due canali inferiore a 0,1 ohm. Direi veramente ottimo. In questo grafico vediamo la variazione della risposta in frequenza dell'amplificatore al variare del filtro passa alto che possiamo inserire dalla manopola presente sul frontale. La curva verde rappresenta la risposta dell'amplificatore con il filtro passa alto disinserito e possiamo vedere che infatti arriva lineare fino a 10 Hz. La curva rossa è stata ottenuta con il filtro passa alto inserito ma con il potenziometro posto al minimo. La curva blu con il potenziometro posto a ore 12 e come possiamo vedere non c'è una grande variazione rispetto al potenziometro al minimo e possiamo considerare un taglio che avviene attorno ai 30 Hz. La curva arancione è stata ottenuta con il potenziometro posizionato ad ore 3. Notiamo che il taglio aumenta, abbiamo un'attenuazione che inizia blanda già dai 200 Hz per poi avere una grande attenuazione al di sotto dei 40 Hz. La curva grigia è stata ottenuta invece con il potenziometro posizionato al massimo, abbiamo un'attenuazione che inizia già dai 500 Hz e diventa massima attorno ai 40 Hz. Ho valutato poi la distorsione armonica di questo amplificatore. Se non sai cos'è la distorsione armonica e non sai leggere questo grafico, ti consiglio di andare a vedere il video che ho realizzato un po' di tempo fa, che si chiama La distorsione negli amplificatori, dove ti spiego che cos'è la distorsione e come leggere questo tipo di grafici. Puoi andare direttamente al video cliccando sul banner che ti compare adesso in alto a destra. Come al solito ho applicato un segnale di ingresso all'amplificatore di 1030 Hz e ho regolato il volume in modo che l'amplificatore stia erogando 5 W su un carico da 4 ohm. Collegando lo strumento di misura alle uscite otteniamo questo grafico, dove abbiamo la fondamentale a 1030 Hz, che ha un'ampiezza di più 13 dB, un fondo di rumore a 115 dB rispetto alla fondamentale. Notiamo una seconda armonica a 109 dB, una terza armonica a 91.4 dB, una quarta armonica a 113 dB, una quinta armonica a 109 dB e una settima armonica a 111 dB.
la sesta armonica scompare sotto il fondo di rumore introdotto dal mio generatore e non possiamo andare a valutarne l'effettiva ampiezza. Una volta svolti i calcoli otteniamo una THD dello 0.00405%. Inserito nella classifica della distorsione armonica di tutti gli amplificatori che ho testato finora sul canale, questo DOC Audio A5 si posiziona all'11° posto, ma come potete vedere tutte queste prime 15 posizioni sono molto vicine, sono tutti degli ottimi valori di distorsione. Sono andato poi a effettuare il test dei multitoni, questa volta applicando all'ingresso dell'amplificatore molte sinusoidi per andare a vedere il comportamento di distorsione di questo amplificatore. Abbiamo un fondo di distorsione più rumore di circa 95 decibel rispetto alle fondamentali. Possiamo notare che la distorsione aumenta con la frequenza e abbiamo un picco di massima distorsione a 70.4 decibel di differenza rispetto alle fondamentali. Inserendo quindi questo amplificatore nella classifica del Multiton Free Distortion Range, vale a dire la differenza in decibel tra l'ampiezza dei multitoni che abbiamo dato all'amplificatore e la distorsione più ampia presente nello spettro dai 0 ai 20 kHz. In questo caso il DOC Audio si posiziona al 10° posto appena dopo la IMA A07 Pro. Sono andato poi a valutare la reale potenza erogabile di questo amplificatore valutando la distorsione in funzione della potenza erogata. Su questo grafico infatti troviamo sull'asse delle X la potenza e sull'asse delle Y la distorsione espressa in punti percentuali. Come al solito io vado a considerare la potenza massima con una distorsione massima ammessa dell'1%. Con l'alimentatore in dotazione da 32 V 5 A, con un solo canale in funzione otteniamo 43 W su un carico da 8 ohm, 80 W su un carico da 4 ohm e 133 W su un carico da 2 ohm. Quando sono in funzione entrambi i canali, questa è una situazione più critica visto che l'alimentatore deve erogare il doppio della corrente, otteniamo sempre 43 W su un carico da 8 ohm e 76 W su un carico da 4 ohm. Ripetendo la medesima misurazione con un alimentatore da 48 V 5 A, l'amplificatore riesce ad erogare una potenza maggiore, infatti abbiamo 111 W su 8 ohm, ben 200 W su 4 ohm e 140 W su un carico da 2 ohm con un solo canale in funzione. Interessante notare che la curva gialla, quella del carico a 2 ohm, si interrompe a circa 140 W con una distorsione inferiore allo 0.01%, questo perché interviene in modo blando la protezione da sovracorrente dell'alimentatore. Per quanto riguarda invece con entrambi i canali in funzione abbiamo una potenza sempre di 111 W su un carico da 8 ohm, sul carico da 4 ohm con entrambi i canali in funzione purtroppo non sono riuscito ad ottenere una curva valida perché entravano prepotentemente le protezioni dell'alimentatore e quindi il mio sistema di misura non riusciva a calcolare una curva in questo tipo di situazione. Inserendo questo amplificatore nella classifica della potenza di tutti gli amplificatori che ho testato sul canale, ho deciso di inserirlo solo con l'alimentatore in dotazione da 32 V 5 A, senza considerare la potenza con l'alimentatore opzionale da 48 V 5 A e in questo caso si posiziona al 17° posto. Ovviamente qui il collo di bottiglia è dato dall'alimentatore. Con l'alimentatore da 48 V sarebbe in linea con le prime 5 posizioni. Per quanto riguarda le note d'uso di questo amplificatore c'è poco da dire visto che in realtà non ha moltissime funzionalità, a meno di non utilizzarlo come amplificatore da scrivania dove possiamo andare a regolare facilmente il volume e abbiamo bisogno magari anche solo di un ingresso analogico. In tutti gli altri casi consiglio di utilizzare questo DOC Audio A5 come un finale di potenza e interfacciarci quindi con lui con un preamplificatore o magari anche un DAC. Le cose molto interessanti di questo amplificatore a parer mio sono due. La prima è che viene offerto ad un prezzo molto competitivo che vedremo poi in seguito e per il momento è l'amplificatore più economico che presenta l'implementazione post-filter feedback come la IMA A80 o i Fosi V3 Mono, amplificatori che però costano molto di più. Per chi non sapesse cos'è questo post-filter feedback è una tecnologia che va a migliorare di molto il tallone d'Achille dei classe D, cioè la dipendenza dal carico alle varie frequenze. Questo prodotto di DOC Audio ci permette di avere questa tecnologia al prezzo dei suoi competitor che invece ne sono sprovvisti.
L'altra particolarità per cui ritengo questo prodotto molto interessante è proprio la possibilità di inserire il filtro passa alto regolabile. A parere mio questo filtro è ottimo per tutti i diffusori da scaffale o comunque in generale i diffusori che non riescono a riprodurre le basse frequenze, specialmente le più gravi, ad esempio 40 Hz, 30 Hz. Grazie a questo filtro possiamo andare ad escludere queste frequenze e far sì che i diffusori riproducano solo le frequenze che effettivamente riescono a riprodurre. Per esempio un diffusore da scaffale con un cono piccolo non riuscirà mai a riprodurre i 20 e i 30 Hz. In un impianto sprovvisto di questo filtro, infatti, l'amplificatore amplifica comunque queste note molto basse che arrivano ai woofer dei diffusori che si muovono all'impazzata per cercare di riprodurre queste frequenze che però non vengono riprodotte e non sono udibili da noi, visto che il woofer e il litraggio dei diffusori non permettono fisicamente la riproduzione di note così basse. Questa escursione così elevata dei woofer sollecitati dalle bassissime frequenze, oltre a non essere molto salutare per i diffusori stessi, genera anche una distorsione su tutte le altre frequenze che invece il woofer sta riproducendo e che noi stiamo ascoltando. Ed è qui che è molto interessante quindi avere un filtro passa alto come questo DOC Audio A5 che una volta regolato in base ai nostri diffusori e al nostro ambiente ci permette di non far arrivare al diffusore tutte quelle basse frequenze che non riesce a riprodurre e che generano solo distorsione. Un altro ottimo utilizzo di questo filtro passa alto è negli impianti 2.1 dove abbiamo un subwoofer e due satelliti e quindi è molto utile andare a togliere tutte le basse frequenze dai satelliti in modo che sia solo il subwoofer a riprodurre le basse frequenze. In questo modo non avremo la sovrapposizione delle basse frequenze dei satelliti e delle basse frequenze del subwoofer, cosa che va a sporcare di molto il suono, e di conseguenza avremo anche gli stessi vantaggi che ho detto prima perché i woofer dei satelliti non saranno gravati dal dover riprodurre le basse frequenze, che riprodurrà invece solo il subwoofer. Quindi questo filtro passa alto in molte situazioni può essere una cosa molto interessante ed è una particolarità che non ho visto su nessun altro amplificatore per ora. Per quanto riguarda il suono generale di questo DOC Audio 5, siamo in linea con tutti gli altri amplificatori che utilizzano il chip TPA3255. Se proprio vogliamo parlare di sfumature, siamo leggermente sotto i Fosi V3 mono, ma un po' sopra i V3 standard e la IMA 07, grazie appunto al post filter feedback che alle altre frequenze si sente che l'amplificatore è più regolare. In generale basse frequenze abbastanza profonde, anche se non frenatissime, e medi alti molto buoni e dettagliati. Vediamo ora la pagella di questo DOC Audio A5, per la potenza un 8,5, per le misurazioni un 8,5, per il suono un 9, per il design un 9, per la versatilità un 7,5 e per il rapporto qualità-prezzo un 9. Questo prodotto si trova su Amazon al costo di 117,71 €, che a parer mio, per quanto offre, è davvero un ottimo prezzo. La DOC Audio mi ha dato anche un codice sconto del 5%, valido fino al 30 di marzo, che potete utilizzare se avete intenzione di acquistare questo amplificatore. Il codice sconto lo trovate nella descrizione del video, dove trovate anche il link Amazon per andare a vedere il prezzo di questo prodotto. Andate a controllare perché i prezzi su Amazon cambiano di giorno in giorno e non è detto che il prezzo che vi stia mostrando ora sia lo stesso del giorno in cui state guardando il video. Vi ricordo che il link è un link affiliato con Amazon, quindi se voi mettete nel carrello questo amplificatore o qualsiasi altro prodotto su Amazon, passando tramite il mio link, quando effettuerete l'acquisto, Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che potrò utilizzare per migliorare il mio canale YouTube, mentre per voi il prezzo non cambierà neanche di un centesimo. Ringrazio in anticipo chi deciderà di supportare il mio progetto dedicando qualche secondo del proprio tempo. Nella descrizione del video vi lascio anche il link Amazon dell'alimentatore da 48 volt 5 A che ho utilizzato nella parte di misurazioni con l'alimentatore da 48 volt. Grazie per aver visto il video fino alla fine, ti chiedo di lasciare un like se il video ti è piaciuto e magari di commentare dicendomi il tuo parere su questo amplificatore o magari consigliandomi un prodotto da recensire. Grazie e al prossimo video.